Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi voglio parlarvi di caratteristiche di un telaio della racchetta da tennis. Da quando ho avviato il progetto Inerzia e Sono, che è questo oggettino qui, uno strumento che serve a misurare lo swing weight di una racchetta, alcune persone, amici al circolo con cui ne parlavo, mi chiedevano: sì, vabbè, ma a che serve? Che cos'è lo swing weight? Ok, che cos'è lo swing weight di una racchetta? Le caratteristiche tecniche che noi conosciamo e che abbiamo sempre sott'occhio della racchetta sono il peso e il bilanciamento, stanno scritte anche qui dentro, non so se si riescono a leggere. Per questa racchetta sono 300 grammi e 320 mm di bilanciamento, che sono caratteristiche intuitive. Il peso sicuramente, il bilanciamento forse un po' meno. Il bilanciamento ci dice la posizione del baricentro rispetto all'estremità della racchetta e ci racconta un po' come sono distribuite le masse. Diciamo, ci dice dove sta il baricentro, quindi può stare un po' più avanti, avremo una racchetta col peso avanzato, può stare più indietro, avremo una racchetta col peso arretrato al manico. Eh, Però queste caratteristiche ci dicono poco su come si muove la racchetta, sulla dinamica della racchetta. Il parametro fondamentale che invece ci dice come si muove la racchetta è lo swing weight. Che cos'è lo swing weight? Tecnicamente lo swing weight è il momento di inerzia della racchetta calcolato attorno ad un asse di rotazione perpendicolare all'asse della racchetta e posto a 10 cm dall'estremità del manico, che simula praticamente l'impugnatura. Quindi è questa rotazione qui, ok? Come ruota la racchetta attorno a un asse che è montato qui. Da un punto di vista fisico, l'inerzia è data dalla sommatoria delle masse posizionate sul telaio moltiplicate per il quadrato della distanza dall'asse attorno a cui le stiamo valutando. Un po' più complicato di così, ma va bene, facciamocelo bastare. Andiamo però più a capire proprio che cos'è. Il termine inglese ci dice tutto. Swing weight significa il peso dello swing, cioè ci dice quanto è pesante, quanto è facile o difficile far muovere la racchetta, fare uno swing, cioè quindi il momento di apertura, l'impatto con la pallina, la chiusura del movimento, eccetera. Una racchetta che ha un basso swing weight sarà una racchetta facile da manovrare, sarà molto leggera, la sentiremo leggera, ma di contro non riusciremo ad imprimere una grande energia alla pallina. Viceversa, una racchetta con un valore di swing weight elevato sarà più difficile da muovere, la sentiremo più pesante, affaticherà il nostro braccio, ma in compenso andremo a trasferire tanta energia in più sulla pallina. Immaginatevi un martello piccolo e un martello grande. Con un martello piccolo io lo muovo facilmente, però se devo inchiodare un chiodo ho bisogno di dare 3, 4, 5 colpi prima di riuscire a inchiodare completamente il chiodo nel muro. Se utilizzo un martello più pesante sarà più faticoso da muovere, sarà più difficile muoverlo con precisione, però do un colpo e il chiodo entra completamente dentro. Quindi penso che sia abbastanza intuitivo il ragionamento, riuscire a capire che cosa rappresenta questo valore. Normalmente i valori di inerzia allora l'inerzia si calcola sempre con le corde montate, con l'overgrip, con come si chiama questo coso? Con il vibra killer, cioè con quello che è l'assetto da gioco, cioè come utilizziamo la racchetta, così noi andremo a misurarci l'inerzia.
L'inerzia può solo aumentare, non possiamo diminuirla. Se compriamo una racchetta che ha 320 punti di inerzia, non è possibile portarla a 310, dovremmo fare i buchi nel telaio, non fatelo. Possiamo aumentarla, poi ci arriviamo a questo discorso. Dicevamo i valori standard, una racchetta di livello amatoriale come può essere questa è una Ezone 100 2022, ha un valore di inerzia di circa 320 punti. Bene o male questa categoria di racchette sono più o meno allineate tra i 310-315 e i 325 punti. Questi sono i valori base di questi telai. Quando cominciamo ad andare su telai più di utilizzo agonistico, il valore cresce, arriva a 330, 335, arriviamo a valori al livello ATP di giocatori che giocano con racchette che hanno 350-360 punti di inerzia. Wawrinka utilizza una Yonex che ha circa 360 punti di inerzia. Se utilizzassi io quella racchetta, magari i primi due colpi mi sembrerebbe essere in paradiso, ma poi farei veramente fatica ad arrivare, non dico alla fine dell'ora, ad arrivare alla fine del game, perché diventa veramente un martello, no ci vuole. È un oggetto pesante da manovrare, ci vuole una preparazione fisica che qualcuno ha e qualcuno non ha. E oltre alla preparazione fisica poi ci vuole la tecnica per farla muovere una racchetta di un'inerzia così elevata. Ok, spero che sia abbastanza chiaro che cos'è l'inerzia. Andiamo a capire però perché ci serve sapere qual è l'inerzia della nostra racchetta. Allora, parto da me. Io quando vado a giocare ho nel borsone due racchette, quelle due racchette devono essere uguali. Devo sapere che se si rompe una corda e prendo l'altro telaio, le corde montate su quel telaio sono le stesse, hanno la stessa tensione, la racchetta pesa esattamente come quella che sto posando, ha lo stesso bilanciamento, ha lo stesso valore di inerzia. Io se non ho questa consapevolezza vado al manicomio, cioè è un fatto mio, cioè, comincio a ingripparmi mentalmente, comincio a pensare, ah ma con l'altra racchetta questo colpo mi sarebbe riuscito, questa cosa non l'avrei sbagliata, questo qui non sarebbe uscito fuori, sarebbe rimasto dentro e così via. E così, non ci fa niente. Io provo la massima invidia, veramente sono invidioso di quelle persone che quando giocano lasciano una racchetta, ne prendono un'altra, 30 secondi e si sono subito adattati perfettamente al nuovo telaio, non hanno manco bisogno di sapere. Cioè, ho un amico che stava giocando, si rompe la corda, non ha la racchetta, gliela presta uno che stava là fuori, che è proprio una racchetta, cioè non era nemmeno lo stesso, non modello, nemmeno la stessa marca, era proprio un'altra cosa. Lui usa una Pure Drive, gli hanno dato una Radical. Questo si è messo là 30 secondi, ha cominciato a giocare come se niente fosse, uguale a come giocava prima. Cioè, ripeto, massimo rispetto e massima invidia, potete tanto essere così, non c'è verso. Sono all'estremo opposto. Io se non ho tutto sotto controllo, se non so che le mie racchette sono uguali, non sto tranquillo, non ho la scioltezza mentale di dedicarmi a quello che sto facendo. Cioè, c'ho un retropensiero che mi dice, ah, ma la racchetta, la corda, la cosa. Vabbè. Questo è un primo punto. Secondo punto, io parlo sempre di me, io voglio poter quantificare quelle che sono le mie sensazioni, quindi una volta che sto provando un telaio e che quel telaio mi piace, io voglio sapere tutto di quel telaio perché voglio poter riprodurre quella condizione, quindi sto giocando con quella racchetta che ha quel profilo, quel peso, quell'inerzia, quelle corde, eccetera, e
sto creando i presupposti per riprodurre una condizione, quindi avere un telaio dove andrò a montare quelle corde, quel telaio avrà quel peso, quell'inerzia e così via. E poi c'è un aspetto che è quello più importante ed è legato a quello che dicevo prima, cioè io voglio avere nel borsone 2, 3, 4, 10 racchette uguali. Le fatte 10 racchette uguali. Vado nel negozio, compro una racchetta, ne compro un'altra, ci gioco e non sono uguali. Non lo saranno mai perché se andate a scavare nelle caratteristiche dichiarate dai produttori, da qualche parte andrete a trovare che il peso della racchetta dichiarato è di 300 grammi più o meno X. Quell'X può variare da 3 grammi a 5 grammi, può arrivare a 7 grammi. Cioè, ci sono dei produttori che mi vendono una racchetta che pesa 300 grammi più o meno 7. Allora, più o meno 7 significa che io posso uscire dal negozio con una racchetta che pesa 293 grammi, una racchetta che pesa 307 grammi. Ragazzi, sono due racchette completamente diverse, cioè sono all'estremo, cioè sono due oggetti completamente diversi. Che cosa si fa in questi casi? Che cosa fanno i tecnici che si occupano di questo tipo di lavoro? Il lavoro si chiama matching, lo troviamo anche come servizio quando acquistiamo delle racchette su dei siti dove ci offrono o presso negozi specializzati dove ci viene offerto il servizio di matching. Il servizio di matching non è nient'altro che prendere le due racchette, pesare, misurare il bilanciamento, misurare l'inerzia e renderle gemelle applicando dove serve delle strisce di piombo, del silicone all'interno del manico, una serie di accorgimenti che vanno a portare le caratteristiche di una uguali a quelle dell'altra. Normalmente prendiamo di base quella che pesa di più, perché come abbiamo detto prima non possiamo togliere massa, non possiamo togliere inerzia, possiamo solo aggiungere. Per cui prendiamo peso, bilanciamento, inerzia della racchetta che ne ha di più, prendiamo quella che ne ha di meno. Per farla facile possiamo andare su Tennis Warehouse University, è un sito dove troviamo una serie di tool molto comodi. C'è un customization tool dove noi inseriamo queste cose e ci viene fuori, ok, metti 2 grammi nell'ovale a ore 3, ore 9, metti 1 grammo in testa, metti 2 grammi negli stili e così via. E questa operazione ci porta a fare il cosiddetto matching delle racchette. Un altro motivo può essere quello che vediamo tutti i giorni aprendo un qualunque forum di tennisti, o qualunque forum dedicato al tennis, alle attrezzature, in cui c'è sempre l'utente, il frequentatore di turno che dice: io ho comprato questa racchetta ma non mi trovo, la sento un po' scarica in testa, oppure la sento un po' troppo bilanciata al manico, la sento leggera. Ci sarà sempre l'utente più o meno esperto che gli dirà: sì, no, pure io uso quella racchetta, io ho risolto mettendo 2 grammi in testa. Ah no, io invece ho risolto mettendo 3 grammi a ore 3, ore 9. No, io ho messo 4 grammi agli steli. Allora, torniamo all'inizio, recap. L'inerzia è il prodotto dei punti di massa, delle masse disposte sul telaio, moltiplicate per la distanza al quadrato. Più mettiamo lontane queste masse, maggiore sarà l'influenza della massa sul calcolo dell'inerzia. Mettere massa a caso sull'ovale della racchetta è qualcosa che va fatta con cautela,
Possiamo trovarci una racchetta che dall'essere 320 grammi, 320 punti di inerzia, ce la ritroviamo a 340-350 grammi e, e ci può far male, ci può far seriamente male al braccio. Facciamo proprio qualche esempio di come varia l'inerzia aggiungendo del peso nell'ovale. Allora, così vi faccio vedere pure come funziona il giocattolino. Blocchiamo la racchetta nel supporto, avvio l'applicazione di inerzia e ci mettiamo nella pagina di misura. Ok, porto la racchetta nel supporto oscillante in battuta, start, rilascia e leggiamo un'inerzia di 321 punti.8. Rifacciamo la misura per sicurezza. (321.8). Ora ho due pezzetti di tungsteno sulla bilancia che pesano 1 grammo l'uno. Normalmente si usa piombo a bassa densità, alta densità. Il tungsteno è più ad alta densità, per cui 1 grammo è molto concentrato, mentre invece se utilizzassimo delle strisce di piombo, 1 grammo sarebbe più lungo e quindi si distribuirebbe meglio, però per quello che vogliamo vedere adesso vanno benissimo queste. Aggiungo 1 grammo in testa, ok? Misuro nuovamente l'inerzia della racchetta quel grammo ci ha portato da 321.8, ci ha portato a 324.9. Aggiungo un altro grammo, lo metto da quest'altra parte, quindi sto mettendo 2 grammi in testa alla racchetta, spero che si veda, non si vede, ok, così si vede, va bene. Siamo a 328, cioè abbiamo incrementato da 321.9, siamo passati a 328.3, abbiamo oltre 6 punti di inerzia. 6 punti di inerzia cominciano a essere un bel salto. Mezzo punto, un punto di inerzia di differenza, manco ce ne accorgiamo. Quando ce ne accorgiamo dipende molto dalla sensibilità di ciascuno di noi. Se guardate sul sito è riportata una frase del tecnico che si occupava delle racchette di Roger Federer che diceva Roger è sensibilissimo, riesce a percepire una differenza di 1 o 2 punti di swing weight. Per dire una cosa del genere significa che non è banale, cioè normalmente ci accorgiamo dei 3-4 punti, il braccio se ne accorge, ma a livello di sensazione magari è più difficile da percepire. Spostiamo questi pesi da qui e li mettiamo alla configurazione, quell'altra invece che viene spesso suggerita, ore 3, ore 9. Li sto mettendo in maniera non simmetrica, ma non è importante per la misura. Poi magari il grammo messo qui saranno 2 striscioline da mezzo grammo poste ai 2 lati. Andiamo a misurare adesso questa configurazione. E abbiamo 325 punti. Un'altra configurazione che si utilizza spesso è quella lì di mettere massa a ore 10 e ore 14, come si dice, messe male, mettiamo un po' più su. Mi aspetto un valore intermedio tra questi 325 e i 328 che ho trovato prima, sarà un 320,
6 punto qualcosa, 327, 327 più 327, 327.3. Ok, spero di avervi chiarito un po' le idee su che cosa è lo swing weight, sul suo significato e perché ci interessa conoscerlo. Nella descrizione del video trovate i riferimenti del sito con tutte le informazioni sul progetto Inerzia e Cosuno, dove c'è un'area tecnica abbastanza ricca e all'interno della quale trovate spiegate in maniera più dettagliata molte delle cose che vi ho detto adesso a mo' di chiacchierata tra amici. Se avete ancora domande, non esitate a scriverle nei commenti. Un saluto a tutti e a presto. Ciao!